Just telling me it's right, it's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips, that's so innocent. Then you kick it up and now I want. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi un progetto dal sapore super estivo, la borsa girasole, quindi perfetta per questa stagione. Prima di andare a vedere nel dettaglio tutto quello che ho utilizzato per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e supportarmi anche sui social. E adesso diamo un'occhiata al materiale che ci servirà per questo bellissimo progetto. Nel tutorial di oggi utilizzerò delle rimanenze del cordino Inda Big di Borgo dei Pazzi ed è un cordino da 6 mm molto spesso ma veramente morbidissimo nella lavorazione. Poi in descrizione io vi lascerò le tonalità che ho scelto io, ma se andate sul sito trovate veramente tantissime tonalità. Vi lascio anche il codice sconto col quale acquistare non solo Inda Big ma tutto quello che trovate sul loro sito. Invece come accessori io mi ritrovavo a casa questa coppia di manici in legno che comunque reperite facilmente sia su Amazon che nelle mercerie online. Uncinetto di lavorazione il 7, ma l'Inda Big in base a quello che volete realizzare dal 6 al 9 potete tranquillamente scegliere. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo a realizzare la nostra mattonella girasole. Allora io prendo il colore più scuro che sarà il centro della mia mattonella, creo un anello magico all'interno del quale vado a realizzare 16 maglie alte. La prima sarà sostituita da 3 catenelle e quindi le vado a realizzare. Quindi il totale sarà di 16. Quindi le realizziamo tutte, ci vediamo per cambio colore e per realizzare il secondo giro. Fatte le 16 maglie alte, io ho tagliato il filo, quindi sfilo, e adesso io vado a creare un'asola di chiusura, quindi vado sulla prima realizzata, faccio passare il filato qui sotto, poi vado dove c'è l'ultima, vado al centro, faccio ripassare il filo in maniera tale da ricreare la mia asola e poi vado a nascondere il filo in questo modo e lo blocco dietro. E questo è il nostro centro. Adesso cambio colore e adesso sopra questi 16 punti alti vado a creare dei punti puff. Quindi prendo il nuovo filato, quindi l'altro colore, mi aggancio con una maglia bassissima, vedete, faccio una catenella, alzo un po' l'asolina, prendo il filo ed entro per 3 volte all'interno e allungo la prima, la seconda e la terza. E adesso prendo il filo, chiudo tutte le asole e faccio la mia catenella di sicurezza. E questo è il primo punto. Poi vado in quello seguente e ripeto la stessa cosa, quindi prendo il filo, esco e allungo, riprendo il filo e allungo, riprendo, allungo, quindi un totale di 3, chiudo tutte le asole e faccio la mia catenella, vedete? E continuo. Quindi entro la prima volta, allungo, entro la seconda e allungo, entro la terza e allungo, chiudo tutto e faccio la mia catenella. E in totale ne vado a creare 16, quindi completiamo e ci vediamo per fare il giro successivo con l'altro colore. Siamo quasi alla fine, faccio l'ultimo, quindi entro la prima, la seconda e la terza, chiudo tutto, faccio una catenella e posso qui chiudere tranquillamente con una maglia bassissima sul primo punto puff.
poi io taglio il filo, posso sfilare e con un uncinetto un po' più piccolo mi aiuto a incastrarlo all'interno. Così lo blocco e non si muove più. Poi alla fine tutti questi fili in eccessi li andremo a tagliare. Io prima ho anche chiuso e ho stretto al massimo il mio cerchio magico. Ci ritroviamo in questa situazione. Adesso cambiamo il colore, prendo il giallo, riprendo l'uncinetto corretto e adesso vi mostro cosa dobbiamo fare in questo giro successivo. Prendo quindi il giallo, faccio il mio solito cappietto e qui dove ho creato praticamente la mia catenella mi vado a inserire con una maglia bassissima e adesso devo fare 4 maglie alte chiuse a metà e poi chiuse tutte assieme. Quindi la prima maglia alta chiusa a metà la sostituisco solo con 2 catenelle e poi vado a creare le altre 3. Quindi mi fermo qui e non vado oltre, faccio quindi la terza e faccio la quarta. Mi ritrovo così con 4 asole, chiudo tutto e faccio 2 catenelle. E questo è il primo punto. Mi inserisco al centro, quindi qui dove ci sono i punti puff, e rifaccio la stessa cosa. Quindi 4 maglie alte chiuse a metà e alla fine chiuse tutte assieme. Quindi in questo modo 2 catenelle ed ecco qua, e continuo sempre negli spazi perché alla fine saranno anche qui 16. Quindi entro e chiudo a metà. Aspettate che prendo un po' di filo, rientro e chiudo il secondo a metà, faccio anche il terzo e infine il quarto. Chiudo tutto e 2 catenelle. Ed ecco qui, quindi facciamo anche questo giro, lo completiamo e vediamo come inserire il colore verde e far diventare quadrata la nostra mattonella. E anche questo giro è completato, come vedete è tonda, dobbiamo farla diventare quadrata, quindi prendiamo l'ultimo colore, nel mio caso il verde, cappietto, e lavoriamo in questi spazi. Quindi inizio dall'angolo che farò a metà, che poi concludo alla fine del giro. Quindi che cosa faccio? Mi aggancio sempre con una maglia bassissima e adesso qui vado a creare 3 maglie alte, la prima sostituita da 3 catenelle. Quindi la prima l'abbiamo fatta, faccio la seconda e anche la terza. Ovviamente questo, ripeto, è metà dell'angolo perché poi al ritorno farò le altre 3 maglie alte. Fatto questo, in questo spazio successivo farò 3 mezze maglie alte. Quindi faccio la prima, la seconda e la terza. Nello spazio successivo farò 3 maglie basse e qui ripeto le 3 mezze maglie alte, quindi 1, 2 e 3. E adesso vado a creare un angolo, ma ve lo faccio vedere completo appunto. Quindi in questo, quindi il nostro angolo sarà formato da 3 maglie alte, quindi la prima, la seconda e la terza, 3 catenelle e nuovamente nello stesso spazio altre 3 maglie alte. Quindi la prima, la seconda e la terza. Vedete, sta diventando quadrata. Nuovamente ripetiamo quello che abbiamo fatto qua.
cioè nel primo spazio 3 mezze maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 3 maglie basse, prendo un po' di filo senza imbrogliare, nuovamente 3 mezze maglie alte e di nuovo l'angolo con 3 maglie alte, tre catenelle e 3 maglie alte, quello che abbiamo fatto da questa parte. Quindi completiamo tutto il giro, mi raccomando, seguendo la sequenza, scusate, quelle che abbiamo realizzato qui, l'andiamo a ripetere e ci rivediamo per vedere come creare gli ultimi giri. Siamo alla fine, andiamo a completare l'angolo, quindi facciamo le 3 maglie alte mancanti, le nostre 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, e chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia alta effettuata in questo modo. Ed ecco qui la nostra mattonella. Adesso dobbiamo andare a creare dei giri di contorno e in totale saranno 4. E cosa facciamo? Siamo arrivati qua, facciamo una catenella, adesso sotto ogni maglia sottostante andiamo a creare delle maglie basse, in questo modo. Quindi non è difficile e lo ripetiamo, quindi faremo 4 giri per ingrandire la nostra mattonella. Ora vi faccio vedere cosa fare all'angolo. Praticamente adesso sulle 3 catenelle andiamo a creare semplicemente 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3, e si prosegue con i nostri punti bassi. Nei giri successivi, sempre senza fare aumenti, ricordiamoci che sulla terza maglia bassa, quindi quella centrale, per ogni giro saranno fatti 3 punti bassi. Quindi il totale saranno 4 giri come vi ho detto e ci rivediamo per vedere come proseguire. Ed ecco la mattonella completata che misura 27 cm e 27 anche dall'altra parte perché è un quadrato. Io già l'altra l'ho realizzata e ho già cucito il manico. Questo è il dritto e questo, vedete, ora vi faccio vedere come andarlo a cucire. Allora, adesso noi giriamo, quindi in questo modo, e praticamente dobbiamo creare la cucitura in questa maniera. Quindi prendiamo ago tirafettuccia, sempre col filato verde, io mi aggancio da questa parte e poi questi fili ce li andiamo a nascondere dopo. Cosa faccio? Adesso io vado indietro perché io da questo punto in poi mi vado ad agganciare, quindi mi riaggancio sempre qui e praticamente vado indietro di 3 punti. Quindi questo è il centro, se vi ricordate la catenella, io vado, scusate, uno indietro ancora, io mi vado a cucire inserendomi qui nella terza e poi la stessa cosa farò da questa parte, vedete? Poi vado qui, sbuco da questa parte, mi riaggancio, riesco da questa parte, vado nel secondo punto,
vado giù, poi chiaramente ognuno può anche cucirlo in modo diverso, poi riesco, che devo fare in modo che sia ben agganciato, vado sul secondo punto, così ho completato. Qui c'è la nostra catenella centrale, vedete, risbuco da questa parte e completo. Faccio la stessa cosa, 1 2 3 e finisco qui. Quindi mi riaggancio, poi taglio il filo e ho completato anche questa cucitura. Quindi finiamo e poi vi faccio vedere come assemblare i due pannelli. Entrambi i manici sono cuciti, adesso rimane il penultimo passaggio, creare un minimo di spessore alla nostra borsa. Quindi io qui già l'ho realizzato, adesso vi mostro come fare. Allora, io ho messo qui i marcapunti, ho fatto riferimento dalla maglia bassa centrale dell'angolo, ne ho contati 8, io qui l'ho messo sul nono, e da qui parto con dei punti bassi che adesso vi faccio vedere. Quindi anche questo è un passaggio molto semplice, poi è il penultimo, poi non resta che creare le cuciture. Quindi che cosa facciamo? Quindi questo lo lascio, vado in quello accanto e lavoro con dei punti bassi in costa, quindi prendo soltanto mezza costina. La codina me la lavoro e comincio con i punti bassi. Vedete, anziché tutta, ne prendiamo solo una parte. Infatti, se vedete, così questa è una sorta di cornice, proprio gli diamo lo stacco. Quindi io continuo, non devo fare nessun aumento o diminuzione, ma semplicemente lavorare tutte le maglie che ci ritroviamo sottostanti, sempre in costa. E questo sarà il nostro penultimo passaggio, perché dopodiché andiamo a cucire i pannelli. Quindi vedete, così abbiamo creato un piccolo spessore che, unito a questo, diciamo che così la nostra borsa sarà leggermente più capiente. Quindi completiamo anche questo passaggio e ci rivediamo per assemblare e cucirli. Pannelli completati, piccoli laterali realizzati, adesso dobbiamo pensare alle cuciture. Io mi sono già agganciata con il giallo perché così creiamo un po' di contrasto. Allora, io mi sono agganciata qui con un nodino, sono uscita dal penultimo punto e adesso io prendo le asoline entrambe di tutti e due i lati e poi anche da questa parte, in questo modo, e faccio passare il mio filato. Dopodiché continuo sempre da questa parte prendendo tutte le asole, quindi tutte e 4, vedete, e tiro per bene. Così è anche molto carina, creiamo un po' di contrasto e la cucitura terrà anche molto bene. E si continua sempre da questo lato. Vedete? Prendiamo tutto. I punti sono uguali, quindi non ci sono problemi. E questo sarà l'effetto del nostro soffietto. E continuo. Vado avanti, faccio qualche altro punto e poi vi lascerò proseguire da sole. Vedete? Quindi questo sarà il nostro ultimo passaggio, dopodiché
la borsa è completata. Così abbiamo creato anche un po' di spessore alla borsa. Quindi lo facciamo tutto, arriviamo a questo punto e ci rivediamo a borsa completa. Progetto completato, guardate, secondo me è davvero molto originale, particolare e perfetta anche per le principianti, perché come vedete la mattonella non ha nessuna difficoltà particolare. Per quanto riguarda il cordino utilizzato, alla fine in totale ne ho utilizzato circa 550-570 grammi, quindi di Inda Big, e ho ottenuto delle misure che sono prese così 36, 32 e circa 4 cm di profondità. Vi lascio il codice sconto col quale acquistare il cordino Inda Big col quale abbiamo lavorato oggi, ma potete utilizzare per tutti gli articoli che trovate sul sito Borgo dei Pazzi. Il progetto, come avete visto, è facile, ma se avete dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e di seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.